Via Riders e benvenuti dal vostro Mad Horse. Innanzitutto voglio augurare un buon anno a tutti quanti per un sereno e felice 2023. Per aprire questo nuovo anno, torniamo sul settore Adventure Medio. Abbiamo parlato di tante novità su un segmento che raccoglie sempre più consensi e che di conseguenza rinnova il parco mezzi o ne propone proprio di nuovi. Ai volti noti, quali Yamaha Tenere 700 e alla più fresca Aprilia Touareg 660, si sono aggiunte la Suzuki V-Strom 800 DE e la nuova Honda XL 750 Transalp. Su entrambi i modelli ho già speso qualche parola in precedenti video. Se i prezzi di Yamaha e Aprilia erano già noti, ecco finalmente annunciato il prezzo della Suzuki V-Strom 800 DE, che con 11.500 euro franco concessionario spara parecchio in alto a mio avviso, soprattutto considerando che pesa parecchio di più rispetto alle dirette rivali. La Honda ha tutte le carte in regola per entrare a gamba tesa sul mercato, ma ancora non si pronuncia sul prezzo. Ma mentre attendiamo ancora novità su quest'ultimo, ecco arrivare una vera bomba di mercato inaspettata a scombinare tutti i piani delle varie case. La KTM 790 Adventure è tornata e lo fa con un prezzo d'assalto di 10.990 euro, sempre franco concessionario. Prezzo frutto della collaborazione con CF Moto, che dopo anni di collaborazione continuerà a garantire gli standard qualitativi KTM, affidando però la manodopera alla Cina. Quindi ecco servita una bella KTM Adventure in salsa agrodolce ad un prezzo molto contenuto e che creerà non pochi problemi alle sue rivali. Partiamo dal design con il solito faro bikesca, finalmente ingentilito nel suo aspetto, inglobandolo con le plastiche laterali della moto a formare un corpo unico, diventando così un parente molto alla lontana dell'iconica 990 Adventure. Il motore rispetto all'890 perde qualche cavallo e un po' di coppia. L'890 è in grado di erogare ben 100 Nm di coppia massima e 105 cavalli, mentre la 790 scende a 95 cavalli e 87 Nm di coppia. Elementi comunque che la rendono godibilissima lo stesso sia su strada che in fuoristrada e che inoltre rendono disponibile la possibilità di depotenziare per patente a 2. Questa moto, eccezion fatta per la cavalleria e la coppia, non ha molto da invidiare alla versione 890. L'elettronica anche in questo caso è curata, a partire dallo schermo TFT da 5 pollici che svolge funzione di interfaccia con le informazioni di guida e che consente anche di collegarsi con la KTM Connect App. Come sull'890, anche su questa 790 sono presenti svariate funzioni e aiuti alla guida, grazie alla piattaforma inerziale a 6 assi che fornisce informazioni utili per la gestione del controllo di trazione MTC e per altre funzioni come l'ABS disinseribile con il Riding Mode Off-Road sul posteriore e con ridotto intervento all'anteriore, e ricordo con funzione cornering per la guida stradale, una bella sicurezza in più. Inoltre consente di regolare la coppia del motore in fase di rilascio e la gestione dei Riding Mode. Rispetto alla precedente generazione di 790, questo propulsore ha visto l'incremento del 20% delle masse rotanti, al fine di rendere la moto più stabile in curva a velocità costante. Nuovi corpi farfallati per migliorare l'erogazione e per contenere le emissioni, ed è stata migliorata anche la frizione PASC mediante l'utilizzo di nuovi dischi guarniti, mentre il motore respira più liberamente attraverso una rinnovata cassa filtro. Sotto il profilo ciclistico anche non ha molto da invidiare alla KTM 890 Adventure, che monta una forcella anteriore con i registri facilmente accessibili per regolare l'idraulica in compressione ed estensione, mentre su questa 790 sia la cartella stampa italiana che quella straniera non fanno menzione di regolazioni per la forcella VP Apex da 43 mm e anche osservando le immagini non riesco a scorgere possibilità di regolazioni, mentre invece il monodietro mantiene il pomello per la regolazione del precarico. Invariate invece le escursioni che sia all'anteriore che al posteriore come sull'890 sono pari a 200 mm. Anche le misure dei freni sono speculari su entrambi i modelli, con doppio disco da 320 mm all'anteriore e 260 al posteriore, e anche il serbatoio ha la stessa capienza di 20 litri. Chiudiamo poi con le gomme di primo allestimento, in entrambi i casi Pirelli Scorpion STR. Tutto perfetto quindi? Assolutamente no. La differenza di prezzo tra i due modelli è abissale, considerando che la 790 è offerta, come già detto, a 10.990 euro, mentre la 890 arriva a 14.700 euro, con differenze solo nella potenza e coppia motore, qualche riding mode in più e con la forcella anteriore regolabile. Il peso anche è pressoché identico, con i 199 kg a secco della 790 contro i 196 kg dell'890. A mio avviso, a fronte di
di queste differenze, il gap di prezzo è eccessivamente marcato e potrebbe essere una mossa controproducente per la gamma media Adventure di KTM, che potrebbe spingere maggiormente i clienti verso l'orientale 790. La mia espressione assolutamente no, però non è rivolta a questo aspetto, ma bensì alla fumosa politica commerciale che KTM sta adottando verso alcuni dei propri clienti negli ultimi anni. E sto parlando del continuo cambio di modelli. L'esempio più lampante fu proprio il 790, rimpiazzato dall'890 a tempo di record dalla sua uscita. La causa scatenante fu il passaggio dalla normativa Euro 4 all'Euro 5, che avrebbe comportato problemi per aggiornare il propulsore e mantenere gli stessi valori precedenti alla nuova normativa. Ecco arrivare così l'890, con buona pace di chi ha speso comunque cifre ragguardevoli per una moto nata già vecchia per colpa delle normative brutte e cattive. Adesso magicamente hanno trovato la quadra per far diventare questo 790 Euro 5. Non so cosa ne pensano riguardo i clienti KTM, ma io al posto loro sarei molto arrabbiato di questa scelta, che oltre al danno aggiunge la beffa, dato che un 790 nuovo a meno di 11.000 euro farà svalutare gli usati, che per vendere dovranno forzatamente adeguare il prezzo al ribasso. Sicuramente le insensate normative euro incidono sull'operato di molte case costruttrici, ma così, sempre per il mio parere personale, non ci siamo proprio come comportamento. Tornando a questa 790, sicuramente sarà una grande protagonista del mercato adventure medio, con un prezzo cinese ma animo ready to race in puro stile KTM, che spesso fa sorvolare anche su politiche commerciali molto aggressive e poco orientate al cliente. CF Moto sta alzando l'asticella dei suoi prodotti e sta guadagnando sempre di più consensi, e con una commissione del genere apertamente dichiarata farà il possibile per non disattendere gli standard del committente e non infangare il suo nome, quindi con ottime probabilità in termini costruttivi questa KTM avrà le carte in regola per soddisfare chi la comprerà. Questa è la sorpresa by KTM, una gran bella sorpresa, nonostante poi le criticità che ho evidenziato, mettendomi nei panni di chi invece si è trovato ad acquistare precedentemente la 790 KTM. Bisognerà aspettare che Honda si dia una bella svegliata per comunicare il prezzo della Honda Transalp e finalmente avere un quadro generale, nonché aspettare che arrivi anche Benelli e Cove per vedere insomma in che modo imposteranno tutta quanta la situazione. Comunque, cosa ne pensate di questa nuova KTM 790? KTM ha fatto jackpot con questa moto? Siete tra gli sfortunati? Tra virgolette sfortunati, perché è comunque una gran bella moto, acquirenti del precedente 790? In tal caso siete rimasti delusi dalle politiche KTM o siete felici così? Fatemi sapere come sempre le vostre opinioni nei commenti sotto al video. Inoltre, qualora ancora non vi foste iscritti a questo canale, vi invito a farlo cliccando l'apposita campanellina oltre al pulsante iscriviti, così vi arriveranno anche le notifiche per non perdere nessuno dei miei successivi caricamenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, giratelo anche a qualche amico, così almeno facciamo gruppo, gli fate conoscere magari una moto di cui non sapevano nulla, e per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Medors!